Bruttine le romane quest'oggi, una prova opaca di entrambe, uno sviluppo molto lento, addirittura... no, Casino no, devo fare anche tutto di fretta perché fra poco c'è il mio... Casino no, la porta, grazie. Dopo ste giornate un po' di... Scusate. Stavo dicendo che eh, lentezza, opacità, forse la Lazio addirittura ho vista peggio, se proprio devo dire, magari soltanto perché ce l'ho adesso sotto gli occhi, no? La partita appena conclusa, e invece la Roma magari anche complice l'orario, altre temperature, bla 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 bla, non lo so. Anzi, in realtà doveva essere il contrario, in realtà. Quindi, vabbè, abbiamo adesso modo di discuterne. Nel mezzo ci buttiamo dentro l'Atalanta, che anche lì è per un terzo di gara, partita che è partita un po' lenta, no? I primi 35 minuti sono state proprio una fatica anche, ma poi appena si è stappata col gol di Scalvini, ragazzi, l'Atalanta ha mostrato quelle che sono le sue qualità, e l'Atalanta al netto dell'allenatore, cambio in panchina, questione Lookman, cessioni, entrate, tutto quello che vi pare, l'Atalanta, l'ho già detto e lo ribadirò allo sfinimento, l'Atalanta ha i giocatori, eh. L'Atalanta deve ritrovare solo l'entusiasmo, deve ritrovare quell'entusiasmo smarrito, appunto accompagnato dalla depressione dovuta al cambio in panchina, tutto quello che vi pare. Ma l'Atalanta resta una signora squadra, io sta roba la ripeterò a caratteri cubi, la ripeterò all'infinito, no, a caratteri cubi, che lo dirò, lo metto, vabbè. Come al solito faccio fatica anch'io con il mio italiano spicciolo. E adesso andiamo, ovviamente, a parlarne di tutto del pomeriggio che abbiamo vissuto. Menzione d'onore anche per l'Udinese, complimenti perché parte sempre forte la squadra di Rooney. Andiamo ad avvolgere il nastro, ovviamente, primo, se volete, lasciate il solito pollicione appunto che mi dà modo di anche di spingere più contenuti possibili, e iscrivetevi per seguirli e per non perderveli, e trovate tutti i profili social in descrizione, Facebook, Instagram, ovunque siamo praticamente, copriamo tutto, e vi ringrazio signori miei, vi ringrazio tantissimo e niente, grazie. Allora, in ordine cronologico, partendo dalla sfida appunto di mezzogiorno e mezzo, e poi ci facciamo praticamente tutta la giornata. Non ho avuto modo solo di vedere l'Udinese, chiedo scusa, non ne parlo, ma delle altre che ho visto, ovviamente siamo qui a discuterne. Roma, Torino, l'ho detto prima, una Roma un po' bruttina, lentina, forse anche nelle scelte iniziali non avvantaggiata, senza la punta, perché vuoi o non vuoi, secondo me Dybala ha bisogno per vedere il vero Dybala, che poi si è fatto anche risentimento muscolare se non sbaglio, no? Per quando calcia la punizione è dovuto anche uscire, però io voglio vederlo insieme a Ferguson, il dialogo con Ferguson mi piace, mi stuzzica, no? Oltre ovviamente al Solé, che è sempre il giocatore più dinamico, è sempre quello che ha lo spunto, che ha la giocata, che ha quel tiro che abbiamo visto, no, da fuori, che stava lì per, no, cambiare la gara. Però non mi sento di dire che è soltanto una questione di scelte, quindi e quindi punto il dito verso il mister, assolutamente no, anzi una cosa che voglio dirla subito, c'è bisogno di tempo, anzi, io mi ero quasi meravigliato del contrario, che già le prime due vittorie di Gasperini, che quasi andasse tutto in discesa, no ragazzi, calma, perché soprattutto quando si parla di un allenatore del genere ha bisogno di tempo per attecchire, ha bisogno di tempo per tirare fuori il massimo dei propri giocatori, ha bisogno anche di lanciare dei segnali. Tanti si sono arrabbiati, leggevo, no, sulle dichiarazioni di Gasperini per Dobbik, dove diceva no, ma lo voglio vedere più attivo nell'allenamento e poi lo riproporremo. Quindi oggi non era nelle mie idee buttarlo dentro perché non l'ha visto centrato. No, e questo è un modo per, come al solito, per buttare
non lo so, per affossare mentalmente i giocatori. È tutto il contrario, ragazzi. È tutto il contrario, perché se c'è una cosa in cui Gasperini è bravo, appunto è tirare il massimo, il meglio dai propri, a far uscire il massimo, a tirare il meglio dai propri giocatori. E quindi tutto il contrario, ragazzi, tutto il contrario. Il Lookman non l'ho mai visto, il Lookman da nessuna parte, il Lookman sotto Gasperini, ma la stessa cosa possiamo dire di Coop Menes, ma ne sono migliaia di esempi, migliaia a frotte, quindi se comunica in questo modo ci sarà un motivo. Certo, magari sì, poi dipende dal giocatore, ma se- se ha fatto quello che ha fatto, io tenderei a gettarmi verso le braccia di Gasperini, perché sì, onestamente, perché in passato con il suo metodo ha avuto quasi sempre ragione lui, ecco. Anche su Lookman stesso, quante volte si sono presi, ma poi ribadisco, il Lookman che abbiamo visto sotto Gasper non l'abbiamo mai visto, per dirne una. E quindi non sono contrario alle sue dichiarazioni, anzi sono convinto che questo sarà il modo appunto per farlo un po' switchare di testa, perché poi ne ha assolutamente bisogno. Ripeto, ho visto pochino contro un Torino ben messo in campo, che si chiudeva, che concedeva poco, e ho visto un grande Simeone, fatemelo dire, e anche per questo motivo dico ancora una volta, ma quanto è forte il Napoli, cioè il Napoli lo si è sempre sottovalutato, Simeone ha giocato pochissimi minuti nel Napoli, nonostante sia un buonissimo attaccante, un ottimo attaccante, e l'avete visto oggi quante volte, praticamente oggi il Torino era palla lunga a Simeone e pensaci tu. Questo era il gioco del Torino di oggi e ha funzionato alla perfezione, perché Simone ha fatto un lavoro clamoroso. E non parlo solo del gol lo possiamo vedere tutti. E lì lo vedete, è facile, no? Highlights e vedete il gol. Ma se vedete la partita, se andate a guardare la partita, ha fatto una partita clamorosa. Ed è un giocatore, ripeto, che ha giocato spiccioli nel Napoli, perché c'era gente più avanti a lui. Questo per dirvi che quando vi dico no, il Napoli ha avuto sempre una rosa, cavolate, ragazzi, cavolate. Il Napoli è attrezzatissimo da anni, ma siamo qui per parlare di altro. E nel finale, ecco, e poi mi ci ricollego quando andrò a parlare di Lazio. Perché ho visto leggermente la Roma? Perché almeno nel finale Pisilli, Sule, El Shaarawy hanno provato a fare qualcosa nei minuti finali. Ci hanno provato. La Lazio, poi ci arriviamo. Nel mezzo devo andare a parlare di Atalanta. L'Atalanta che l'ho detto prima e lo confermo adesso, ha bisogno di ritrovare entusiasmo, perché non è un caso, dopo il gol acquisti fiducia, aumenta l'entusiasmo e via, escono fuori giocate, ovviamente poi c'erano anche maggiori spazi e questo favorisce, no, la qualità. E abbiamo visto un De Ketelaere sontuoso, ma non solo, è una squadra che ha un parco offensivo importante, importantissimo. Lo stesso Kristovic, un giocatore che poi nel momento in cui decide di giocare con la squadra e non di ma arriva la palla, mi giro e tiro, ma arriva la palla, tiro, ma arriva la palla, tiro. Appena fatto la prima sponda, gol di De Català. Ma no, ma non solo, perché poi ha messo, se non sbaglio, è sempre lui che mette in porta Zaleschi, tante giocate interessanti poi di Kristovic. Secondo me ci ha parlato anche un po' Juric all'intervallo. E, e quindi vi dico, ci sono soluzioni. Lo stesso Zaleschi di cui parlavo prima, giocatore importante, un giocatore utilissimo alla causa, tre partite, una meglio dell'altra, oggi assist e gol, ha soluzioni. E ricordo, perché dicevo prima, e lo conferma adesso, l'Atalanta è una signora squadra. Ricordiamoci che l'Atalanta oggi è fuori. Lukman, Ederson, Kolasinac, Zappacosta. Ragazzi, ma ragazzi, gente forte, forse Scamacca. Ragazzi, a fuori sta gente qua e comunque gioca. Quindi, secondo me, se ritrova l'entusiasmo, l'Atalanta parte da un'ottima base che non può essere delapidata soltanto perché c'è il cambio in panchina. Certo, Gasperini era quello che poi era la colla, no? Sicuramente. Però non è che l'Atalanta passa dal giocarsi la Champions al salvarsi, eh. Non ci credo a sta storia. Non ci credo, neanche se lo vedo, eh. Neanche se lo vede, neanche se si impegna Juric volendo, no? Volendola vedere negativamente, tragicamente parlando. Quindi, onestamente,
ma aspetto che l'Atalanta faccia vedere belle cose anche quest'anno. Ecco. Poi non so quanto belle, non lo so, e qui onestamente la bravura sia dell'allenatore sia della squadra di seguirlo e di volta in volta ci aggiorneremo, ma resto sempre del fatto, ribadisco, che l'Atalanta oggi ha signori giocatori e se guardo alla sola squadra, no, tutti messi dentro, l'Atalanta non è sotto a Roma, Lazio, per Rosa, non è sotto, ma non ci crediate minimamente, almeno per i miei gusti, per Scalvini, Ian, Colasina, ripeto, buttandoli dentro tutti gli effettivi. Deron, Ederson, Zappacosto Zaleschi, Bellanova, tutti gli attaccanti che abbiamo già citato. È una squadra che ha assolutamente il suo perché poi si parla sempre degli allenatori, ma anche i giocatori vanno discussi e vanno argomentati. Andiamo alla Lazio, che come dicevo prima è quella che mi ha ispirato un po' di meno. Maluccio molto 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 male secondo me stasera perché ha creato pochissimo. Io ero abituato alla Lazio di Baroni, almeno nella prima parte, dove anche se giochi male, anche se non sei nella tua serata positiva, comunque crei quei tre palle gol. Oggi, ragazzi, mi ricordo la miracolo, ha fatto un miracolo, non lo so, indicibile il portiere, clamoroso su Zaccani, quella palla di Gendouzi, e poi non ricordo altro. Magari me la so perso io, distratto, non lo so, ma non ricordo altro. Sì, la palla buttata in mezzo nell'ultimo minuto, la mischia, no? Ma non ricordo altro. Tanta fatica, cioè proprio tanta fatica nella costruzione. Sì, all'inizio Castellanos ha dialogato anche un pochino, ma tutto un po' fino a se stesso, manovra lenta, squadra poco ispirata, poi si è rotto anche, si è fatto male anche Rovella, a proposito del mio collega, non c'era l'espulsione, mi sento dire questo assolutamente che non c'era, giustamente richiamo e ammonito, però anche lì ho visto la Lazio che si è lasciata anche un po' innervosire, non è lucida, non è serena, non lo so, anche in questo caso attenzione, Sarri l'abbiamo già detto, sì è vero che c'è già stato, ma questa è una squadra che viene da un altro anche assetto, perché questa è una squadra che con Baroni giocava a 4-2-3-1 o 4-4-1-1 se preferite, che dir si voglia, comunque con Castellanos e Dia. Castellanos e Dia, se non sbaglio, almeno no, ho visto, non mi ricordo adesso col Verona perché non l'ho vista, sono andato a rivedere gli highlights. Altre partite sicuro non hanno giocato insieme e secondo me li vedo poco ispirati, poco creativi, poco pericolosi, poco pericolosi. Non lo so, francamente non lo so. La prima occasione, per esempio, oggi l'ha avuta il Sassuolo, un Sassuolo che mi aveva stupito in negativo nelle prime due uscite, quindi non è che oggi giocavo contro una corazzata, mi sento anche di aggiungere questo, poi se non sbaglio la prossima ci gioca l'Inter e ci fa vedere se sono una corazzata o meno, sicuro, perché il bello del calcio è appunto questo, però di certo una Lazio che ha fatto vedere due partite bruttissime, oggi è contro il Como, nel mezzo qualcosa di buono è come si è visto col Verona, però non lo so, ho bisogno di altri campioni e per campioni intendo partite per valutarla questa squadra che sicuramente innanzitutto deve anche un po' accendersi. Giocatori che devono seguire il proprio mister, delle Bashiro completamente fuori dagli schemi e dalle direttive tattiche, quindi si vede che è una squadra che deve trovarsi innanzitutto no, e compattarsi col proprio allenatore, tatticamente parlando, ovviamente, e ci vuole un po' di tempo. Però io mi sento di dire, e io sono un po' una vedova di Baroni, in tanti lo hanno scaricato troppo facilmente, imputandogli praticamente tante colpe. Secondo me Baroni ha fatto quello che poteva con questa squadra, onestamente. E niente, ragazzi miei, ci sarà questo Lazio-Roma, se non vado errato, sì.
e poi lì si azzera un po' tutto, perché essendo il derby della capitale si azzera un po' tutto, però tra le due oggi vedo nettamente avanti la Roma, nonostante la prova opaca di oggi, bruttina, bruttina, bruttina davvero anche la Roma oggi, per carità, che sia chiaro, ma la Lazio lo vedo male, 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 lo vedo male, 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 quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Ecco, se c'è una partita per dare un segnale e una scossa è appunto quella, ecco, e quindi c'è da attendere una settimana. Niente, niente altro. Va bene? Se volete lasciate un like, iscrivetevi e seguite il prossimo contenuto. Lo sapete già cosa vi aspetta. Andiamo a vedere Mila, dai. Un grande abbraccio. Daneschi.